Oggi nuovissimo Dolls News con un sacco di novità. Ovviamente alcune sono appena uscite, altre stanno per uscire, altre semplicemente non ve ne ho parlato prima, ma ce ne sono veramente una marea. Quindi cominciamo subito. Allora, telefono alla mano, perché sapete che qui mi scarico tutte le immagini che trovo di bambole nuove, di novità, delle cose curiose di cui posso parlarvi. E inizierei subito da una cosa che in America è già uscita, ma qui da noi stiamo ancora aspettando. Se non sbaglio vi avevo accennato di questa uscita, ma non vi avevo detto poi effettivamente cosa fosse. Le conoscete già tutti sicuramente, quindi andremo velocissimi, e sto parlando delle Shadow High, che sono 6 nuovissime bambole di una specie di linea spin-off delle Rainbow High, e infatti il nome non sarà Rainbow High, ma sarà semplicemente Shadow High. Io dico sarà perché qui non sono ancora uscite, ma a tutti gli effetti sono già uscite e sono già così, ma comunque saranno una specie di nuova linea, ma come seguito delle Rainbow High. Infatti abbiamo in questo caso bambole solo in bianco e nero. Vi lascerò qui le foto mentre parlo, come sempre, di tutte le bambole di cui parleremo oggi, e vi devo dire che appena ho saputo di questa idea io sono impazzito, perché l'idea di bambole solo bianco e nero mi fa impazzire. L'unica cosa è che guardando qualche recensione, ovviamente in inglese perché non esiste nessun altro che abbia ricevuto o sia riuscito a comprare queste bambole, ho visto che a quanto pare hanno gli occhi colorati, e la cosa non mi è piaciuta, perché mi aspettavo anche gli occhi in bianco e nero, però ovviamente aspetto di vederle dal vivo prima di giudicarle del tutto, perché ce ne sono un paio che mi sembrano veramente meritevoli, quindi sicuramente una o due le acquisterò, ma per i giudizi aspetto di vederle appunto dal vivo. Poi passiamo invece a Barbie, perché Barbie sta per lanciare, o ha appena lanciato, non ho ben capito, una nuova serie intesa, scusatemi, come episodi, una web series, no, forse era una serie Netflix. Oddio, ho scaricato l'immagine, ma sì, no, se non sbaglio era una serie Netflix, e ovviamente sarà la serie pubblicitaria per le nuove bambole, tra cui troviamo questa qui che è piena di accessori, tipo Barbie Camping la chiamerei io, perché appunto ha il cagnolino, ha il cappellino, gli occhiali, se non sbaglio ci dovrebbe essere appunto assieme a una tenda. Poi abbiamo quella con il sacco a pelo, anzi no, è questa qui, non ha la tenda, scusatemi, ha un sacco a pelo. Poi ci sarà la sorella di Barbie, sempre ovviamente con un sacco di accessori, il falò eccetera. Poi avremo due, credo, nuovi personaggi afro, che però sono più piccoli, sembrano dei bimbi, ma vabbè, comunque faranno sempre parte di questa linea. Io vi lascio scorrere qui le foto. Qui ce n'è un'altra, sempre con il cane, la cuccetta, lo zaino per portare il cane. Poi ci sarà la tenda per il campeggio, una tenda ovviamente rosa, super kitsch, ovviamente siamo a tema Barbie, e anche la mia felpa è tema Barbie ed è tutto rosa, super kitsch. Ci sarà ovviamente Ken con la borsa termica, ci sarà un'altra di bambole per questa cosa. Peccato che, ragazzi, non ce ne sia una articolata. Sono tutte degli stoccafissi. Sono tutte diverse, per carità, perché hanno dei moldi diversi, hanno dei vestiti tutti diversi, hanno tutti accessori diversi, ma sono tutte stoccafissi. Almeno una, non dico made to move, ma con un corpo tipo Barbie Extra potevano anche farla, però non siamo qua a criticare o a giudicare, siamo qua a scoprire le novità. Poi, spostandoci un attimo, dovrebbe uscire una Barbie ispirata a Vera Wong, che dovrebbe essere, se non ho capito male, una stilista di abiti da sposa. Questa bambola ovviamente sarà ispirata a lei, non credo ci sia molto altro da dire. Sembra bella, costerà un fottio, non costerà un fottio, non lo so, perché ad esempio anche quella di Samantha Cristoforetti, l'astronauta, era una signature, doveva costare un fottio di soldi, invece alla fine si trova in giro a 27 euro, quindi non lo so. Mi costa meno una signature di una extra, però comunque sembra bella, sembra più che altro elegante, e quando Mattel deve fare le cose, le bambole eleganti, finora non ho mai avuto niente da ridire. Poi probabile, no, non è uno stoccafisso, questa ha le articolazioni, almeno dalle foto che ho trovato e che vi sto mostrando, poi si vedrà. Poi ovviamente ci sono una serie di nuove sirene. Io come sempre vi parlo di queste novità per come me le sono scaricate, quindi probabilmente poi tornerò indietro, ne salterò qualcuna ma ve la dirò dopo, magari me ne sono persa qualcuna, quindi se non le dico subito adesso aspettate magari dopo e vedete se magari poi recupero. Comunque sì, ci sono una serie di nuove sirene, abbiamo quella con i capelli rosa e la coda sul rosa viola, abbiamo quella con i capelli viola con la coda verde, acqua e viola,
Abbiamo invece quella col classico mold Barbie, capelli sempre rosa e la coda sul giallo. Abbiamo quella con la carnagione scura con i capelli viola e la coda azzurra e rosa, e poi se non sbaglio ce ne saranno altre più tardi. Devo dire che Mattel ultimamente, appena MGA fa uscire qualcosa, Mattel sembra avere già pronta la concorrenza. Sembra quasi che ci sia qualcuno all'interno di MGA che spiffera a Mattel le prossime uscite e Mattel si prepara per andare a contrastarle, perché non è possibile che appena escono le LOL Twins escono le Extra Minis, che appena escono le Mermaids escono le nuove Barbie sirene. Vabbè, devo ammettere però che queste Barbie sirene sembrano più sirene delle Mermaids, perché hanno delle code effettivamente da sirena e questa cosa è bella. E in più praticamente tutte hanno anche le due pinnette laterali sui fianchi, carine, e addirittura hanno delle corporature diverse. Ovviamente sono una semplice playline solo di plastica, non hanno vestiti, non hanno nulla, però sono carine. Poi ragazzi, qui mi viene un po' da piangere, perché se non sbaglio, se non ho letto male, e io spero tantissimo di aver letto male, usciranno delle nuove Barbie Totally Hair, ma io spero bene che non le chiamino così, perché associare queste bambole alla Totally Hair è da piangere. Abbiamo una Barbie con la carnagione scura, con tutti i capelli frisé, mora con delle ciocche colorate, carina, senza dubbio. Abbiamo una Barbie con il mold Barbie, con i capelli invece colori pastello, poi ne abbiamo un'altra che sembra un po' più latina, con il corpo curvi, con i capelli su un biondo cenere, e poi ne abbiamo una invece più asiatica con i capelli neri e dei colori un po' strani, perché mi ricordano dei colori brasiliani. Però ragazzi, io prego che non le chiamino Totally Hair, perché se le chiamano così mi viene da dare fuoco a Mattel. Sono carine, soprattutto la prima, anche Barbie non è male, ma la prima è carina, anche perché poi arriveranno con un bel po' di accessori, pettine, borsetta, vai elastici e tutto quello che vedete. Però il paragone con quella bambola... ve la lascio qui per farvi capire, se alcuni non sanno di cosa sto parlando. Non si può paragonare quella bambola a queste. Belline, ok, ma quella bambola rimane quella bambola. Poi andando avanti uscirà anche un playset ispirato sempre alla serie di Netflix, quella che dovrebbe appunto, se non ho capito male, uscire su Netflix. Un playset con una bambola afro, con un sacco di accessori per capelli, un sacco di cose da metterle in testa, delle extension, degli elastici, mille cose colorate, una cuffietta da doccia, tipo quella che ho comprato io ma che in teoria vedrete nel prossimo video, e non lo so. No, per me questa è un no. No. Poi, sempre da quella serie, ci sarà un'altra bambola afro, che credo sia lo stesso personaggio, ma che questa volta ha fatto le valigie e se ne va. Credo si sia rotta le balle anche lei di tutte queste minchiate. Però io sono qua per farvele vedere, quindi ve la faccio vedere, anche se... scapperei con lei invece che farvi vedere certe cose. Poi invece, rimanendo sempre in tema Barbie, passiamo però alle Barbie Extra, ma le Extra Minis, perché ci sono delle nuove uscite. Evidentemente queste Minis stanno andando abbastanza bene, se ne hanno già pronte così tante. Io vedo i negozi pieni, non capisco mai se le stanno vendendo oppure no, però ne stanno uscendo di nuove. E questa qui, la prima che vi mostro, è bellissima. Forse perché è tutta sui toni caldi, forse perché ha gli occhiali oro, forse perché ha la borsetta oro, ma a me fa morire. Piace un sacco, quindi questa credo che arriverà. Poi ce n'è un'altra invece tutta arcobaleno e no, questa non mi piace. Penso che potrà piacere tanto, ma a me non piace. Ovviamente queste sono tutte immagini di stock che poi variano sempre tanto da quelle che poi sono realmente le bambole. Tipo in questa qui sembra avere tutta la faccia stampata, applicata con Photoshop, quindi non si capisce. Però l'idea così non mi convince. Ce ne saranno altre dopo, però adesso ho scaricato un'altra cosa. Barbie Extra, togliamo il minis, teniamo solo le extra. Se vi ricordate vi ho recensito quel pacco con tutti gli accessori, quello con la ruota che girava inutilissima. Ne uscirà un altro, simile, se non uguale, non lo so, ma con una bambola afro con i capelli rosa e mi piace da morire. Io non so, c'è questa esplosione di bambole con la pelle scura e io non sono per niente contento, non perché io sia razzista, ma il contrario, perché le comprerei tutte da tanto che sono belle e quindi non sono contento perché il mio portafoglio... Mattel, prendilo, prendete i miei soldi, così va bene, tanto ne ho all'infinito. E quindi probabilmente comprerò anche lei, perché lei, la bambola in sé mi piace molto, anche se molti dei pezzi, dei vestiti, degli accessori sono assolutamente riciclati da quella precedente. Tipo la gonna che aveva lilla, in questa l'hanno fatta verde, il vestitino diviso a metà
l'hanno fatto uguale ma con un'altra stoffa. È una cosa un po' triste e spero solo che non abbia la stessa fibra di capelli perché mi verrebbe da piangere. Poi usciranno 4 bambole, di cui 2 femmine e 2 maschi, calciatori, calciatrici, che non mi sembrano avere nulla di speciale, però insomma Mattel le ha fatte ed è giusto che Barbie faccia anche la calciatrice. Poi sta uscendo ovviamente la nuova wave delle Cutie Reveal, dove ce ne sono 1, 2, 3 e 4, sì, e sono un po', non lo so, io non li capisco mai questi animali. Questo è un orsetto viola, questo invece è credo un bradipo, poi c'è un unicorno e poi c'è un'alpaca, credo che sia un'alpaca. Queste bambole le trovo molto carine. Peccato che costino quasi 36-37 euro e abbiano delle articolazioni super basic, non abbiano chissà quanti accessori e quanti vestiti, e quindi trovo che il prezzo sia veramente tanto eccessivo per una cosa dove paghiamo semplicemente il packaging e l'idea. Il fatto che sia Cutie Reveal mi fa pagare queste bambole il doppio di quello che dovrei pagarle realmente. E questa cosa non mi piace ed è per quello che non ne ho ancora acquistate ed è per quello che non ne ho ancora recensite, anche se mi piacerebbe tantissimo recensirvene una. La cosa che veramente poi mi dà molto fastidio è che non hanno le articolazioni al polso e alle caviglie. Non dico di fare un corpo made to move, ma almeno prendimi il corpo delle Barbie extra e utilizza quello che ha già delle articolazioni che secondo me sono assolutamente giuste. Poi uscirà una nuova wave di color reveal e queste color reveal avranno un pacco più grosso perché avranno all'interno un sacco di accessori. Mentre guardate il pacco, io mi sposto un attimo, oddio che brutto mentre guardate il pacco, mi sposto un secondo perché qui mi sono scaricato anche le foto di quello che si può trovare all'interno, perché in questa wave ci sono veramente più accessori. Queste sono le 3 bambole che io ho trovato, poi se sono di più ragazzi non lo so, io ne ho trovate 3 che costeranno penso una follia, dove avranno tutte praticamente un costumino stampato direttamente sopra al corpo, poi ci sarà un vestitino fatto di plastica che con all'interno anche dei glitter. Credo che il trucco si modificherà come sempre con l'acqua fredda o calda, per fortuna i capelli sono ruotati. Hanno gli stivali, hanno un ombrello con un tubo che sembra andare dentro al loro culo. Spero che quel tubo non debba trasportare la roba dal culo all'ombrello perché ci sarebbero dei problemi molto seri. Poi hanno una specie di piscinetta con gli Orbeez, l'animaletto, il cappello, insomma li vedete gli accessori. Da una parte forse sono anche carine, da quell'altra soprattutto perché costeranno un casino. Poi c'è un'altra Barbie con un playset che è questa qui, dove nel playset sembra tipo un armadio, è un pezzo di un armadio con dei vestiti, delle cose. Poi ci sono altre Barbie sirene, però queste fanno parte di un'altra linea, dovrebbero essere 2 linee separate, queste sono le Mermaid Power. Probabilmente sono queste la risposta alle Mermaids, non lo so. Fatto sta che tutte queste sirene da Mattel mi fanno venire qualche dubbio. Abbiamo ovviamente la classica Barbie che in questo caso quasi tutta sui toni dell'azzurro, con anche ovviamente un po' di rosa, la coda che si può cambiare, poi abbiamo invece quella con la carnagione un pochino più scura, un po' più latina, con tutti i toni caldi. In più c'è un set con una sirenetta piccola che non so cosa sia ed è bruttissimo. E poi invece abbiamo anche la sorella di Barbie che però non ha la coda di plastica ma ha la coda di stoffa, che possiamo metterla, toglierla, poi al pareo, insomma un po' di cose. Il resto ve lo faccio scorrere perché c'è anche un'altra sirenetta, sempre piccolina, poi c'è anche tipo il motoscafo di Barbie con all'interno della confezione 2 bambole, ragazzi, c'è una cosa sconvolgente che Mattel venda il motoscafo, il mezzo di trasporto assieme alle bambole, è una cosa che secondo me non succedeva dall'86. E poi spostiamoci, perché c'è veramente tanta roba e sto già registrando da 20 minuti, spostiamoci alla casa di Barbie. Questa dovrebbe essere la nuova casa di Barbie. Devo aggiungere qualcosa? Sì, aggiungo qualcosa solamente per fare in modo che scorrano le foto. E cosa posso aggiungere? Non ci sono neanche i muri, non ci sono neanche le pareti, penso di aver detto tutto. Quindi andiamo avanti. Nuova fashionista con il vestitino azzurro, nuovo Ken fashionista con il maglioncino a scacchi, un nuovo Ken con la vitiligine. Carino, mi piace, questa idea di inclusività di Mattel mi piace tantissimo fin dall'inizio, lo sapete. Non ho ancora avuto modo di acquistare una bambola con la vitiligine, ma è molto bella e il fatto che abbiano fatto questo Ken mi piace un sacco. Poi abbiamo un'altra bambola che non so da dove arrivi questa. Oddio mio, mi sono perso. Mi sa che queste qua sono sempre
della serie di prima. Vabbè, io ve le faccio scorrere, queste devono uscire e sì, credo siano sempre della serie Netflix. Poi, finalmente, passiamo alle nuove Lolo MG. E non solo le nuove LOL MG, perché sti stronzi di MGA stanno facendo una nuova linea di LOL che... perché non l'hanno fatta subito? Ma andiamo per ordine. Prima vi mostro queste che sono le due nuovissime Sports, dove appunto sono due bambole sportive, solo che una ho capito che è una pattinatrice, perché appunto sotto alle scarpe ha la lama da ghiaccio. L'altra non lo so. L'altra sembra avere solamente un poncho per andare sotto la pioggia, non lo so, e non mi ricordo, comunque sicuramente poi lo scoprirò e ve lo scrivo qui da qualche parte, quale dovrebbe essere il suo sport. E poi ragazzi ci sono queste nuove LOL. Non mi ricordo il nome, ma saranno praticamente un reboot delle prime Lolo MG. Quindi Lady Diva, Royal Bee, Swag, Neonlicious. Ma sono di una bellezza. Ma sono di una bellezza, saranno più grandi, quindi più alte, penso che siano quasi più alte di una Barbie, con le gambe articolate, le caviglie articolate, gli occhi un pochino più socchiusi, alcune guardano dritto, alcune guardano laterale. Non lo so, io so solo che mi toccherà spendere tanti soldi. Devo iniziare probabilmente a vendere qualcosa di quello che ho per raccattare qualche soldo, così in modo poi da averne da spendere di nuovi, perché queste sono fantastiche e io so già che le vorrò tutte. Ma adesso ragazzi mettiamo il turbo perché ho ancora una valanga di cose da farvi vedere, perché ci sono anche le nuove Rainbow High che devono uscire, una nuova linea di 6 bambole e finalmente ci sono delle bambole che potrebbero farmi dire wow anche se sono Rainbow High, perché ce n'è una con i capelli rossi, tutta sul rosso bordeaux, con un dettaglio nei capelli fantastico. Io non voglio immaginare nelle fabbriche quelli che devono fare i capelli a queste bambole come impazziranno per fare queste cose. Poi ne abbiamo una tutta sul giallo che sì, lo so, io odio il giallo, mi fa cagare il giallo, ma questa sembra veramente bella e penso che sarà la prima che acquisterò, anche perché ha un dettaglio delle ciglia chiare che mi piace un sacco. Penso che l'idea fosse di renderla praticamente albina. Poi ce n'è una tutta verde, verde smeraldo, con la vitilligine. Anche MGA ha iniziato a fare un po' più di inclusività con le sue bambole. Poi abbiamo una nera, che però nera e blu, come sapete, nere con i colori freddi a me non piacciono. Io le preferisco nere con i colori caldi e soprattutto questa le hanno fatto un trucco che la fa sembrare con gli occhi strabici, non ho capito perché. Poi ce n'è una che mi verrebbe da dire molto kawaii, con il cerottino sul naso, che però no, per me attualmente è un no. E poi ce n'è una invece completamente arancione, ma ovviamente le guarderemo meglio, anche perché ragazzi quella arancione ad esempio ha le N tatuate sulle mani. Abbiamo vitilligine, N tatuate sulle mani, cerchi in testa. Questa linea si preannuncia una linea veramente fatta bene. Poi sempre Rainbow High, probabilmente una delle prossime collector potrebbe essere una Rainbow High ispirata a Paris Hilton, perché in uno degli episodi, anzi in diversi episodi, è comparsa Paris Hilton in mezzo alle Rainbow High Pacific Coast, quindi si vocifera che dovrebbe uscire una bambola ispirata a lei e sono molto curioso. Sono stracurioso di vedere come e se realmente la faranno. Poi dovrebbero uscire, come hanno fatto le mini LOL Surprise, dovrebbero uscire le mini Bratz. Qui c'è la foto di questo tizio, che non ho capito se è un tizio che lavora da MJ, ma suppongo di sì. Forse è il creatore delle Bratz, non lo so. Ma ha in mano due mini Bratz. Cosa per me inutile perché le Bratz come sapete non le amo, però come sono piaciute a me le mini LOL Surprise potrebbe piacere a qualcuno anche queste mini Bratz. Ma passiamo oltre, perché oltre a Merida, che vi ho già recensito, fatto vedere bla bla bla, a maggio uscirà la Limited di Vaiana, di cui per ora ho solamente un'immagine, che come sempre domani ne usciranno 18, perché ogni volta che io faccio questi video il giorno dopo escono tutte novità, foto più belle, insomma di tutto. E a me questa Vaiana non dispiace, ma l'avrei fatta completamente diversa, sono sincero, anche perché mi ricorda un sacco un fungo. La prima cosa che ho pensato sono a quei funghi che crescono sugli alberi, questi qui per capirci. E a me sembra proprio che lei si sia vestita con i funghi e non... Poi continuano a uscire nuove mini brands del Disney Store che sono molto carini, ma qua in Italia, a quanto ho capito, si possono trovare solamente su Amazon e non costano poco, e sono praticamente quasi tutti i prodotti che si trovavano nei Disney Store ma fatti mini. Adesso va di moda tutta questa cosa super mini, minuscola. Non ho capito perché, anche perché sono tutte cose che poi sono veramente carine. Verrebbe da comprarle anche a me ne rendo conto che hanno questo appeal che fa venire voglia di comprare e di spendere, ma ci si riempie la casa di robe minuscole che poi vanno perse, non si trovano più, non lo so. Magari un giorno cercherò di acquistarne una
giusto per capire se sono fatte bene o meno, ma intanto ecco vi ho fatto vedere che devono uscirne ancora. Poi ci sono Alice ed Esmeralda nelle nuove scatole del Disney Store, almeno così ho trovato, ed effettivamente le scatole sembrano diverse, ma le bambole sembrano assolutamente identiche a quelle di prima. Poi ci sono due nuove LOL Surprise, almeno io ne ho trovate due, non so se saranno solamente queste due o se sarà una linea intera, ma queste due sono le LOL Surprise Earth Love Limited Edition, quindi no, se è Limited Edition saranno solamente due, e hanno la ball di carta perché appunto sono bambole che amano la terra. Infatti una fa la giardiniera e l'altra pure. Ma per andare avanti torniamo alle extra minis, alle Barbie extra minis, perché c'è anche questa qui nuova che sembra molto carina, ha più o meno lo stesso viso, la stessa stampa o comunque molto simile di quella che vi ho già recensito, ma il vestitino è carino, sembra fatta meglio delle altre. Poi c'è questa con i capelli viola e sulla frangia la scritta extra cute, non so perché Mattel si ostini a stampare le robe sui capelli, che poi quando si vanno a pettinare sono un disastro, però forse in questo caso, essendo sulla frangia, la frangia deve rimanere piatta, magari ci sta, e anche se ci sono quei tinsel orrendi nei capelli, il suo outfit mi piace. Poi ci sarà questo set delle extra, un set un po' particolare, tutto un po' gigante per quello che sono le minis, appunto, sembra quasi che vogliono giocare sugli accessori giganti a contrasto delle bambole piccoline. E poi ci sarà, oltre a tutte le mermaids che abbiamo già visto in passato, ne sta uscendo o è già uscita o deve uscire una speciale che su Amazon mi pare sia in preordine, costa un puttanaio di soldi e non ha niente fatto di stoffa, ha tutto stampato ma ha i capelli lunghissimi e tutte le classiche minchiate per colorarle i capelli eccetera. La cosa che mi dà un po' fastidio è che questa è l'unica mermaids che ha la coda articolata. Sono proprio curioso di capire come sarà questa coda, perché non ho ancora capito se è articolata con un click clack tipo le gambe delle LOL Surprise o se ha qualche altra articolazione, non lo so. È molto bella, mi piace, però ragazzi ha un prezzo, siamo intorno ai 70 euro per una bambola che non ha neanche un vestitino di stoffa, non ha veramente niente, trovo che sia un'assurdità. Poi vi lascio qui un'immagine, perché questa, se non ho capito male, dovrebbe essere un'immagine dal nuovo live action delle Monster High che dovrebbe uscire. La cosa mi spaventa e non poco, perché un live action delle Monster High, non lo so, mi fa venire un po' di ansia. Ma andiamo avanti perché c'è un'altra nuova extra, la extra numero 15, di cui però ho trovato solo queste immagini, che sono immagini di qualcuno che l'ha già trovata nei negozi in scatola, io non sapevo neanche dovesse uscire, e vi dico che a vederla così, ragazzi, sembra un fake cinese. Poi non so come sarà dal vivo, ma vista così sembra veramente una bambola super fake. Magari vi sto spacciando un fake per una Barbie extra, non lo so, ma questo è quello che ho trovato. Poi c'è in uscita una Barbie Signature ispirata a David Bowie, come omaggio a David Bowie, quel cazzo che è. Poi usciranno ovviamente delle nuove LOL Surprise e soprattutto altre due nuove LOL OMG, dove una si chiama Sketches e l'altra invece si chiama Melrose. Saranno due BFF. Non ho capito se MGA sta andando avanti a far uscire linee speciali LOL-OMG e la linea base tiene solamente le BFF, perché non stanno più uscendo wave reali di bambole classic, però vi devo dire che queste due mi piacciono un bel po', soprattutto Melrose mi ispira un sacco confronto a Sketches, che è sempre la classica tutta arcobaleno, ma Melrose sarà secondo me una che mi darà molta soddisfazione. Poi oltre alle color reveal nel pacco grande che vi ho mostrato prima, ci saranno queste nuove color reveal che saranno a tema pioggia, quindi anche quelle di prima erano a tema pioggia, ma non ho capito ancora quel tubo perché gli si infilava nel sedere, forse la pioggia la facciamo uscire dal sedere della Barbie, che bella pioggia. E queste appunto sono le nuove color reveal, non sanno più come inventarsele per venderle, evidentemente vendono. Poi è uscita la nuova bambola limitata ispirata alla regina Elisabetta, non mi piace per niente, diciamo che hanno un po' troppo ringiovanito secondo me la regina Elisabetta, però per il resto l'idea è carina, realizzata in modo molto semplice. Anche se i capelli sembrano molto carini, semplici ma carini. Sempre di Barbie, una valanga di novità Barbie oggi. Ci sarà un camper, una specie di camper con uno scivolo di 30 pollici che in centimetri sono 72-76 centimetri, una cosa del genere, comunque lunghissimo. Il problema è che questo scivolo finisce in una vaschetta da tartarughe praticamente, quindi credo che da Mattel nessuno abbia mai provato a far andare giù una bambola da quello scivolo, perché credo che o si impianta direttamente in quella vaschetta o la salta via e la bambola vola verso l'infinito e oltre. Però ok, andiamo avanti.
perché veramente di cose ce ne sono un sacco. Uscirà il nuovo film di Barbie, vi lascio qui la prima immagine che è uscita, ne hanno parlato anche il TG, lo so, io non sono il TG, sicuramente loro l'hanno fatto sapere a più persone, ma io comunque voglio dirvelo. Poi c'è questa nuovissima linea che sembra fatta per me, io non so, qua sembra veramente che creino le cose fatte apposta per farmi spendere soldi, perché è una linea di Just Play insieme a Purpose Toys ed è una linea solamente di bambole afro e solamente con capelli tra virgolette naturali. Infatti sono praticamente tutte ricce, ma con diversi tipi di riccio. Poi ce n'è una a cui si possono cambiare le parrucche, c'è la parrucca con le treccine, la parrucca liscia. Hanno tutte delle texture di capelli diverse proprio per rappresentare i diversi tipi di capelli probabilmente delle donne afro, e è un'idea meravigliosa, solo che le bambole da una parte mi sembrano bellissime, anche le loro mani, le loro proporzioni, i visi sembrano veramente belli. Dovrebbero costare $13, quindi un cazzo. Saranno rilasciate questa estate e se mai le troverò nel negozio da qualche parte credo che qualcuna la comprerò, perché sembrano veramente un'idea bellissima. Questa cosa mi piace veramente tanto. Per concludere il video, ragazzi, perché sto registrando veramente da tantissimo tempo e non voglio farvi un video di 40 minuti, 50 minuti, dovranno uscire le nuove bambole di Harry Potter. Intendo quelle della Spin Master, non quelle di Mattel, perché quelle di Mattel, le ultime se non sbaglio sono già uscite, Bellatrix, Piton e Hagrid. In questo caso invece uscirà della Spin Master una nuova Luna Lovegood, che a quanto pare Spin Master ha capito che Luna piace e la fanno, infatti vorrei comprarla anch'io. Ci sarà un nuovo Harry con il mantello dell'invisibilità ed Edvige, e poi ci saranno una nuova Ginny con un armadio e una nuova Hermione con il mantello, in un pacco però doppio, vendute assieme. E mi toccherà comprarla prima o dopo una bambola di Harry Potter della Spin Master, perché sono strane, non ricordano per niente gli attori del film, ma sono molto carine, le trovo veramente molto carine. Quindi ragazzi, ho corso un sacco perché le novità erano tantissime, adesso posso respirare dopo aver parlato così tanto. Voglio ovviamente sapere cosa ne pensate voi di queste novità e soprattutto qual è la cosa che attendete con più ansia, quindi scrivetemela qui sotto nei commenti. Tra tutte le cose che vi ho detto, qual è quella che non vedete l'ora o di vedere dal vivo o di comprare o di vedere magari una recensione, quella che veramente vi entusiasma di più? Scrivetemela qui sotto che sono curioso. Io sono un attimo frastornato perché ho visto un sacco di cose, ho cercato un sacco di cose, ho parlato di un sacco di cose, ma credo che tra quelle che mi incuriosiscono di più ci sia sicuramente la linea afro, assieme ovviamente alle nuove LOL, quelle più alte, quelle diciamo del reboot, che mi sembrano veramente una cosa super wow, triple wow, quadruple wow, cazzo wow. Ecco, quindi ragazzi, aspettando tutti i vostri commenti qui sotto, come sempre vi ricordo di lasciare un like a questo video che è importantissimo. Spero ovviamente che vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile, tutte le cose positive di questo mondo. Io vi ricordo che sono anche su Instagram e su TikTok. Intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Mua!